Benvenuti su Il Portale di Storia! Se ami viaggiare nel tempo tra imperi, religioni e civiltà millenarie, sei nel posto giusto. Oggi ti accompagniamo in uno dei luoghi più simbolici e contesi del pianeta, Gerusalemme. Prima di iniziare il nostro viaggio, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessuna delle nostre esplorazioni storiche. Pronto? Partiamo! Le nebbie del mito, le origini cananee. Tra le colline della regione cananea, attorno al 2000 a.C., sorge una piccola città chiamata Jebus. È un tempo avvolto nel mistero, dove mito e realtà si fondono. I testi egizi la ricordano come Urus Salim, mentre per gli ebrei sarà Yerushalayim, la città della pace. Un nome ironico, se si pensa a quante guerre ha conosciuto. La città di Davide e il primo tempio. La storia documentata inizia con Melchisedec, re di Salem, che benedice Abramo. Ma il vero punto di svolta è l'arrivo di re Davide, che conquista la città dai Gebusei e la rende capitale del suo regno. Suo figlio Salomone costruisce il primo tempio, simbolo della presenza divina e cuore pulsante dell'identità ebraica. Distruzione e ritorno, babilonesi e persiani. Nel 586 a.C. Nabucodonosor assedia la città e distrugge il tempio. È un trauma che cambia la storia ebraica, l'esilio a Babilonia. Ma la speranza rinasce nel 539 a.C., quando Ciro il Grande, re dei Persiani, permette agli esuli di tornare e costruire il secondo tempio. Gerusalemme riprende vita. L'era ellenistica e l'autonomia maccabea. Con l'arrivo di Alessandro Magno, la città si apre alle influenze greche. Ma nel 167 a.C., gli ebrei si ribellano contro l'ellenizzazione forzata. Nasce la dinastia Asmonea, che regge il potere fino all'arrivo dei Romani nel 63 a.C., portando con sé cambiamenti profondi. Roma e la crocifissione, dalla gloria alla tragedia. Con l'impero romano, Gerusalemme si trasforma, nuovi edifici, tensioni crescenti. In questo contesto nasce e predica Gesù di Nazaret, la cui crocifissione e resurrezione cambiano per sempre il destino della città e del mondo. Gerusalemme diventa il cuore del nascente cristianesimo. Il secondo tempio è la fine di un'era. Nel 70 d.C., durante una rivolta ebraica, l'esercito romano guidato da Tito distrugge il secondo tempio. È un altro strappo profondo nella storia della città. Successivamente, l'imperatore Adriano la rinomina Aelia Capitolina e vieta l'ingresso agli ebrei. L'ascesa di Bisanzio e l'avvento dell'Islam. Con l'impero bizantino, Gerusalemme diventa un centro cristiano. Nasce la chiesa del Santo Sepolcro, rendendola meta di pellegrinaggi. Nel VII secolo, con la conquista pacifica da parte del califfo Umar, entra nell'orbita islamica. Vengono costruiti la cupola della roccia e la moschea di Al-Aqsa, facendo di Gerusalemme la terza città santa dell'Islam. Le crociate, fede e sangue. Nel 1099 i crociati conquistano Gerusalemme con un massacro spietato. Ma nel 1187 l'eroe musulmano Saladino la riconquista. La città torna più volte di mano, simbolo eterno della lotta tra fedi e civiltà. L'era ottomana e il mandato britannico. Nel 1517 arrivano gli ottomani, che garantiscono stabilità per secoli. Il sultano Solimano ricostruisce le mura che ancora oggi la circondano. Ma nel XIX secolo l'impero ottomano declina e dopo la Prima Guerra Mondiale Gerusalemme passa sotto il controllo britannico. Crescono le tensioni tra sionismo e nazionalismo arabo. La divisione e la guerra dei 6 giorni. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele e Gerusalemme si divide. A est i Giordani, a ovest gli israeliani. Nel 1967, con la guerra dei 6 giorni, Israele prende il controllo di tutta la città. Il conflitto israelo-palestinese si intensifica e Gerusalemme diventa il suo simbolo. Gerusalemme oggi, mosaico di contrasti. Oggi
Gerusalemme è un crocevia vibrante di fede, storia e tensioni politiche. Ebrei, cristiani e musulmani la considerano sacra. Ma mentre Israele la dichiara sua capitale indivisa, i palestinesi la rivendicano come capitale futura. Le sue strade parlano di millenni, tra spiritualità e modernità, tra memoria e futuro. E ora tocca a te! Gerusalemme è il simbolo dell'umanità stessa, capace di grandezza e di distruzione, di fede e di guerra. Secondo te, è possibile immaginare un futuro di pace duratura per questa città così profondamente divisa e sacra per tanti? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di iscriverti a Il Portale di Storia per continuare a viaggiare insieme nel tempo!